Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno 2025. Abbiamo la carta della giustizia, amici dell'Ariete. Può essere un periodo di riequilibrio, per qualcuno potrebbe essere necessario dover tagliare certe cose per riportare o ritrovare questo equilibrio e diciamo che con la carta della giustizia può anche far riferimento a delle questioni legali, a dei contratti piuttosto che a delle firme che potrebbero arrivare. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai video corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E poi sempre nella descrizione c'è il link al video di presentazione del seminario di approfondimento delle famiglie reali. Comunque io ragazzi infilo sempre tutto nella descrizione del video, le promozioni, le novità, i corsi, tutto. Vi basta aprire la tendina. Ok, partiamo subito con gli amanti al contrario, ragazzi. 7 di pentacoli, cavaliere di pentacoli, asso di bastoni, fante di coppe, 6 di bastoni, imperatrice, matto e 10 di pentacoli. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere diciamo l'andamento un po' generico del mese, andiamo a vedere qual è l'energia predominante, dopodiché andrò a fare i vari esempi per il lavoro, l'amore e via dicendo. Per quello che riguarda l'amore, ragazzi, pubblicherò poi un video più specifico, ok? Prossima settimana, credo. Allora, partiamo da questi amanti che, come la sensazione possono indicare un momento di disequilibrio. Andiamo a vederli. Quattro di coppe, fante di bastoni e 4 di bastoni. È come se qui non si vedesse o ci fosse un disequilibrio causato dal non vedere certi atteggiamenti. Potrebbe essere da parte di una persona, ragazzi, considerato che abbiamo gli amanti, potrebbe essere una relazione non necessariamente di coppia, può anche essere una relazione affettiva, semplicemente un amico, un parente. Diciamo che con gli amanti può esserci questo riferimento romantico. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Asso di bastoni che si ripete e 5 di pentacoli. Ho come l'idea che qui ci sia qualcuno che non è più disposto ad aspettare che l'altro si muova. Cioè, io ho l'idea che vi stiate aspettando qualche passo, qualche movimento, qualche azione, qualche dichiarazione da parte dell'altra persona che non arriva. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Re di pentacoli, giustizia e imperatore. Dunque, la giustizia ce l'avevate già qui. Credo che si sistemeranno
delle questioni che appunto inizio mese potrebbero essere in disequilibrio. Nel mese di giugno è come se si regolarizzasse una situazione o una relazione. E se prima c'era questo asso di bastoni al contrario, qui lo vediamo a testa in su, quindi andiamo un attimo a vederlo. Matto e regina di bastoni. C'è come un nuovo input, un impulso. Andiamo a vedere il fante di coppe. Ho la sensazione che fondamentalmente smetterete di chiudere non un occhio, ma tutti e due gli occhi su quello che potrebbero essere le vostre necessità, i vostri bisogni, cioè un po' come se puntaste i piedi nel mese di giugno. Andiamo a vedere il fante di coppe. Perché il fante di coppe mi dice che potrebbe arrivare qualche tipo di offerta, qualche tipo di promessa, qualche tipo di chiacchiera che da un lato con questo 5 di spade vi confonde ancora di più le idee. Abbiamo il 5 di spade, 8 di pentacoli, torre, cavaliere di bastoni e 3 di coppe. È come se ci fosse da cambiare una quotidianità. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, perché ho la sensazione che poi la torre, in questo caso io la sento abbastanza benefica, nel senso che romperà certi schemi ripetitivi e porterà a quello che è una regolarizzazione, mi viene da dire, un'ufficializzazione. Nove di pentacoli. E 6 di pentacoli, arriva appunto l'equilibrio con questa ufficializzazione. Questa zona qua è un po' come se fosse mi viene da dire rompere il silenzio, proprio perché qua poi proseguiamo con questo 6 di bastoni che è il portare a galla qualche cosa. Se siete stufi di aspettare, inizierete come ad agire e a rompere il silenzio su quello che sono le vostre necessità, i vostri bisogni, i vostri desideri, le cose che vi danno fastidio. Andiamo a vedere l'imperatrice. Amanti e fante di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il matto. Sacerdotessa. Otto di pentacoli e 7 di pentacoli che avete già qui. Datemi ancora una carta per il 10 di pentacoli. Attenzione ai ruoli. Questa giustizia, infatti, guardate, temperanza. Questa giustizia è qui anche per dirvi che ognuno deve mantenere il proprio ruolo. Io ho come la sensazione che prenderete talmente in mano la cosa che addirittura potreste sfociare nel non ti preoccupare, dirigo io la situazione.
Invece di lasciare che anche l'altra persona partecipi e che si crei un rapporto in equilibrio e in armonia, vi sento come se foste un po' voi che trainerete il carro della relazione. Però questo poi può far sì che l'altro si sieda, che non faccia più tanto. Diciamo che con queste carte finali il consiglio, se vogliamo, è quello di cercare di avere una visuale il più onesta possibile, il meno giudicante possibile, però su quello che potrebbe essere il futuro. Cioè, voi con questa persona vedete effettivamente la possibilità di costruire una famiglia, avere dei figli, costruire un'azienda, una collaborazione lavorativa, magari stabile. Cioè, quanto vi fidate di questa persona? Perché io ho la sensazione che non sia molta la fiducia che riponete o nella situazione o nella relazione. Adesso ognuno di voi la applica alla propria realtà, siete tanti, tutti con realtà diverse. Allora, andiamo ai vari settori. Per quello che riguarda il lavoro, devo dire che se siete senza lavoro, ragazzi, potrebbe effettivamente arrivare una proposta di lavoro. Credo che sia più una promessa, una proposta, un qualche tipo di chiacchiera che si potrebbe fare effettivamente con una persona che potrebbe così dirvi: ma sai, c'è questa possibilità. ehm, io ho l'idea che vi schiarirete le idee su effettivamente il fatto che ci sono anche altre possibilità, oltre a quelle ehm, che avete preso in considerazione fino ad adesso e che vi sta proponendo l'altra persona. Cioè, io ho come l'idea che i- questa chiacchiera, questa promessa, questa offerta o proposta che potrebbero farvi, effettivamente vi apre un po' gli occhi su certe cose, certi lavori che potreste iniziare a fare o ai quali potreste approcciarvi e che non avete mai considerato fino ad adesso. Secondo me, vi dico, se non è adesso, ma presto potrebbe, perché comunque la giustizia parla di contratti, ok? Quindi ci può essere effettivamente, diciamo, un contratto a breve termine. Per qualcuno potrebbe essere non proprio sotto casa e per qualcun altro potrebbe anche essere una collaborazione familiare, soprattutto se siete in una fase un po' nebulosa a livello economico, è come se ci fosse qualcuno intorno a voi che vi dà comunque dei lavori da fare e vi ripagano e fa parte della vostra famiglia. Famiglia, intendo sempre la famiglia di anime, non la famiglia di sangue, ok? Quindi le persone che volete, cercate di avere nella vostra vita. Per quello che riguarda le persone che invece sono dipendenti, direi che il lavoro non manca, ma potrebbe esserci una sorpresa. Mm, nel caso di rinnovi di contratto, ehm, o meglio, in realtà non sento che la sorpresa sia brutta, però è un po' come se vi faccio un'ipotesi, il periodo di produzione in quell'azienda è finito, voi pensate che non vi rinnoveranno più il contratto e invece ve lo rinnovano. Io ho come la sensazione che qualcuno abbia un'idea fissa sul lavoro e che a giugno quest'idea verrà smontata, ragazzi. Perché comunque abbiamo anche un'imperatrice, cioè si va verso un qualche cos'altro di più alto, di più prospero, di più giusto, di più equo anche se vogliamo. Per le persone che sono autonome, allora, potrebbero cambiare delle collaborazioni, perché ho come la sensazione, soprattutto se sono sottoposti.
tipo dei dipendenti o cose di questo genere, qualcuno potrebbe andarsene, vi dirò, e però ho la sensazione che dobbiate lavorare sull'unione aziendale. Cioè, se siete autonomi e siete solo voi, vi dico, è meglio ampliare un pochettino, qui abbiamo l'imperatrice che è proprio la carta della crescita, ampliare il vostro pacchetto clienti o i prodotti e i servizi che fornite, c'è come una necessità di ampliamento. Se siete impresari, bah, vi dirò che qualcuno potrebbe, se soprattutto se state cercando di vendere l'azienda, credo che ci potrebbe essere qualcosa che si muove in questo periodo. Non credo riuscirete ancora, cioè è più un periodo di accordi che non di contratti, anche se avete la giustizia, però sento che si tratta più di raggiungere un accordo nel mese di giugno, magari sul prezzo o sulle condizioni. Se parliamo di amore, allora, nel caso siate single, ragazzi, devo dirvi che potrebbe effettivamente arrivare una persona. Io credo che sia una persona vicino a voi, che voi conoscete già in qualche modo, può essere una persona che conoscete di vista, magari l'avete già vista in qualche locale, e che a giugno, credo si farà avanti. Sarete più voi forse a tirare indietro in questo mese. Ho come l'idea che la persona non vi faccia una buona impressione subito e non le darete tanto il tempo neanche di conoscerla. Ehm, Mi viene da dire, date una possibilità, cioè se proprio non vi vibra, ok, però se sono magari 1 o 2 parole che sono state dette un po' così, date il beneficio del dubbio a quella persona perché magari le ha dette per far colpo, cioè non escludete aprire una persona solo perché ha detto 1 o 2 parole che magari non stavano bene in quel contesto. Date la possibilità a questa persona di farsi conoscere. Per chi invece è in coppia, ho l'idea che manchi qualcosa. Cioè, non che le cose vadano male, anzi, direi che tutto sommato non vi manca niente come coppia, però è come se mancasse un po' di scintilla, un po' di verve, un po' di chimica. E in questo senso vi invitano a giocare, vi invitano a sedurre il o la partner, sempre se volete ravvivare la fiamma, perché se qui il problema è che siete arrabbiati con quella persona, come vi dicevo prima, è come se mancasse qualcosa e da quel qualche cosa che manca, che magari sono attenzioni, magari sono abbracci, non lo so, la conseguenza è che scenda la chimica, quello è un altro paio di maniche. Però ragazzi ci sono un sacco di modi per guardate vi do uno che è così, mi è venuto in mente adesso. Potete giocare, no, con il o la partner come vi dicevo, non necessariamente in ambito orizzontale, però è anche, carino eventualmente delle volte fare come fanno nelle comunità. Nelle comunità ogni venerdì si ritrovano in cerchio e ognuno espone i problemi che ha ritrovato e tutti insieme si partecipa per cercare di comprendere e di risolvere il problema. In questo caso qui si tratta di scrivere in dei pezzettini di carta tutte le cose che potrebbero dar fastidio, essere mancanti, anche le cose che si apprezzano, non focalizziamoci solo sul negativo, fate una lista pari, 5 e 5 per esempio, 20 e 20, non lo so. Una parte la fate voi, una parte la fa il partner, si mettono tutti questi bigliettini in una bowl e una sera si passa la serata a mischiare questi bigliettini, aprire e vedere che cosa viene fuori, come risolvere i problemi e come essere grati delle cose belle. Ed è un modo per portare a galla certe cose che normalmente si fa fatica magari. Io la tecnica dei bigliettini la consiglio sovente perché è molto pratica
ed è semplice. Ok, passiamo a chi ha relazioni più o meno clandestine, difficili, complicate, a distanza, un po' tutte. Qui ho come la sensazione che come vi dicevo, ho l'idea che siate voi a tirare indietro verso quello che sono le energie esterne, però a parte che non sento che vi fidiate molto di questa persona, probabilmente di quello che vi sta dicendo, di quello che potrebbe promettervi, soprattutto se è una situazione in ambiente lavorativo. È come se steste il mese di giugno è un mese che vi serve per osservare da un altro punto di vista, dall'alto, non lo so, è come se stando fermi riuscisse a vedere dov'è il disequilibrio e come riarmonizzare questo disequilibrio. Cioè, se voi non vi fidate della persona, perché? Quali sono gli atteggiamenti di questa persona che vi fanno pensare male? Sono effettivamente atteggiamenti dell'altra persona o siete voi che siete insicuri e quindi gelosi di tutti a prescindere? In base a come identificate la cosa potete lavorarci, no? Se è l'altra persona potete dire guarda, ne parlate facendo così, 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 io mi crei insicurezze, se l'altra persona ci tiene, cambia il suo atteggiamento. Diversamente, se è una roba tutta vostra, siete voi che potete lavorare sulla vostra sicurezza. Però ho come l'idea che metterete un po' alla prova in questo senso, attraverso l'osservazione capirete se effettivamente l'insicurezza è vostra o se è l'altra persona che vi crea insicurezza. Per quello che riguarda la parte economica, ragazzi, va benissimo la parte economica. Devo dire che potrebbero anche arrivare dei regali, dei doni inaspettati, dei premi. Sì, sento che per molti ci sarà qualche amico, conoscente o familiare che vi darà una mano, magari non proprio in termini economici, magari vi potrà regalare anche delle cose, perché comunque anche le cose, anche gli oggetti hanno un valore. Potrebbe essere del tempo, però devo dire che tutto sommato avrete dei discreti risultati, direi anche buoni risultati di abbondanza economica in questo mese. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo, mh, non andrà male, fate solo attenzione a non sovraccaricarvi di responsabilità. Cioè io ho l'idea che questa cosa del ok, prendo in mano io le redini della situazione, possa un attimino farvi sentire sovraccarichi ed è da lì che poi nasce il disequilibrio. Quello che potete delegate e non prendetevi le responsabilità degli altri, perché poi alla fine il sovraccarico stanca, drena, vi lascia senza energia. Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Liberati della necessità di lamentarti e la carta dice: valuta onestamente se sei una lamentosa o un lamentoso. E lo stesso se queste lamentele le condividi con altri o se sono per te stesso. Essere propenso alle lamentele è un modo di osservare una situazione senza vedere le sue potenziali benedizioni. Qui avete 4 di coppe, che è la carta della cecità. L'obiettivo: liberati di queste predilezioni, di questa predilezione per lamentarti e invece di quello vedi il lato positivo delle cose. Molto bello. Andiamo a vedere un altro oracolo.
Carta numero 36. Anche questa, ragazzi, è una carta che parla di guarigione e di medicina. Qui avete due angeli raffigurati. Di solito nei tarocchi, quando ci sono le carte con le ali, dove sono rappresentate le ali, è perché vi dice che è come se ci fosse un'assistenza divina. In questo caso fa vedere il cuore è collegato al quarto chakra, il quarto chakra è l'energia dell'amore e qui mi parla della medicina magica. E avete anche l'imperatrice. Io sento che sarà un po' attraverso questa apertura del cuore, questo amore, se vogliamo, mi viene da dire universale, l'amore è un linguaggio universale effettivamente, che sia un po' quello il modo di rimettere l'equilibrio in questa situazione o in questa relazione. Tenete presente che l'amore va ripartito, amore per gli altri e amore per sé. Ok? Come vi dicevo, non vi sovraccaricate troppo. Il fatto di togliere le castagne dal fuoco a qualcun altro non vuol dire amarlo, vuol dire solo farlo sentire più comodo. Però la persona ha bisogno di imparare ad essere indipendente. Quindi anche per quelle mamme iperprotettive che risolvono sempre i problemi ai figli, così non li stanno aiutando, li stanno rendendo inabili di prendere delle decisioni e di imparare a risolvere i problemi da soli. Andiamo a vedere ultimo oracolo, ragazzi. Scambiarsi doni, carta numero 27, ed effettivamente è un mese di scambio. I doni sono anche quei bigliettini positivi di cui parlavamo prima, piuttosto che anche quelli negativi. Anche il potersi aprire a qualcun altro è un dono. E poi abbiamo carta numero 43, conoscenza profonda. Questa è una carta che vi dice di capire esattamente, è un po' il discorso della gelosia che facevo prima, da dove arriva un certo tipo di stato d'animo, un certo tipo di bisogno, di necessità piuttosto che di desiderio. Amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti, ma lo stesso lavoro lo potete fare anche da soli nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti. Chiaramente il lavoro non è specifico per la persona, ma è già un buon lavoro. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono e sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!